Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video che oggi è diverso dal solito. Infatti non andremo a fare una recensione oggi, ma andremo a parlare della distorsione armonica degli amplificatori e andremo anche a vedere le misurazioni di distorsione armonica che ho fatto sugli amplificatori, diciamo la maggior parte degli amplificatori che ho provato finora sul canale. Prima di iniziare con il video ti ricordo due cose. La prima è che se non sei ancora iscritto al canale ti consiglio di iscriverti per non perderti i prossimi video e soprattutto le prossime recensioni. Mi occupo infatti di recensire prodotti hi-fi e in particolare prodotti audio dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Ti ricordo inoltre che tutti gli amplificatori di cui vedrai le misurazioni di distorsione armonica in questo video li troverai recensiti sul mio canale YouTube, quindi ti basterà andare sul mio canale e andare a vedere nella sezione video per andare a selezionare la recensione che ti interessa. Allora partiamo subito andando a vedere effettivamente cos'è la distorsione armonica totale in un amplificatore e per farlo andiamo a vedere la definizione che ci dà Wikipedia, che ormai è l'enciclopedia più famosa diciamo al mondo, e qui ci viene detto che la distorsione armonica totale, in inglese Total Harmonic Distortion, da cui l'acronimo THD che spesso vediamo sugli datasheet degli amplificatori, è un parametro che informa della distorsione che un dispositivo introduce nei segnali elettrici che lo attraversano. Quindi già da questa frase possiamo capire che la distorsione è sostanzialmente un'alterazione che viene effettuata al segnale originale da un qualsiasi dispositivo attivo, che può essere per esempio, come può essere per esempio un amplificatore. Sostanzialmente, quando un segnale audio passa attraverso un qualsiasi dispositivo attivo, per dispositivi attivi si intendono per esempio i transistor oppure gli op-amp, tutte quelle componenti elettroniche che hanno bisogno di un'alimentazione, diciamo, per funzionare e che interagiscono con il segnale. A differenza invece di condensatori, resistenze e induttanze che sono degli elementi passivi e che quindi non introducono distorsione. Quindi abbiamo detto che quando il nostro segnale audio passa attraverso un qualsiasi dispositivo attivo subisce questa distorsione. Questa distorsione può essere alta oppure bassa e non può essere mai in zero, cioè per forza ci deve essere della distorsione. Magari può essere infinitesimale, però comunque questa distorsione c'è. Come facciamo appunto a quantificare quanta distorsione ci produce il nostro dispositivo attivo? Semplicemente viene indicato un valore percentuale riferito all'ampiezza del segnale di uscita non distorto. Questo significa che se noi abbiamo in uscita da un amplificatore 100 volt ad una frequenza di 1 kHz, ad esempio, supponiamo, poi andiamo ad analizzare effettivamente il segnale audio che questo dispositivo ha in uscita e vediamo sì i 100 volt a 1 kHz, ma notiamo magari anche 1 volt a 2 kHz. Ecco, in questo caso abbiamo una distorsione del segnale che è quantificabile con una percentuale dell'1%, infatti abbiamo 1 volt su 100. Andiamo poi a vedere cos'altro ci dice Wikipedia. Ci dice: in generale un segnale che attraversa un qualunque dispositivo elettronico può subire un'alterazione del suo contenuto in frequenza. Il segnale in uscita al dispositivo potrà quindi risultare alterato rispetto al segnale in ingresso e presentare della distorsione. La maggioranza delle persone avverte con difficoltà suoni provenienti da amplificatori audio aventi una distorsione totale inferiore al 5%, purché la distorsione di terza armonica non risulti superiore al 2%. Ai tempi della stesura delle norme DIN fu stabilito che gli amplificatori FI dovessero essere caratterizzati da un valore di THD inferiore all'1% in corrispondenza della potenza dichiarata. Quindi questo ci dice che sostanzialmente gli amplificatori, la potenza che viene dichiarata degli amplificatori viene dichiarata nella maggior parte dei casi, cioè nei casi in cui viene rispettata questa norma DIN, con una distorsione dell'1%. Infatti quando gli amplificatori arrivano alla massima potenza distorcono in maniera esponenziale, quindi diciamo che questa norma detta una regola per dichiarare la potenza degli amplificatori sostanzialmente, che bene o male nei datasheet professionali viene rispettata. Ora vediamo concretamente da cosa è composta questa distorsione, cioè cos'è che un amplificatore aggiunge in più rispetto al segnale che ha al suo ingresso. Principalmente la distorsione si compone di armoniche. Se noi infatti inviamo un segnale a 1 kHz a un amplificatore e andiamo ad analizzare la sua uscita, non avremo solo il segnale a 1 kHz, ma avremo un segnale molto più basso ovviamente, ma a 2 kHz, uno a 3 kHz, uno a 4 kHz, 5 kHz, 6 kHz, 7 kHz e così via. Sostanzialmente in uscita troviamo, oltre alla frequenza fondamentale, che è quella che è stata iniettata in ingresso, un sacco di multipli di questa frequenza fondamentale. Queste frequenze multiple prendono il nome di armoniche
In particolare la seconda armonica sarà la frequenza a 2 kHz, visto che è il doppio rispetto alla frequenza fondamentale di 1 kHz. La frequenza a 3 kHz sarà la terza armonica e così via. Ovviamente è facile capire che più basse saranno queste armoniche di livello rispetto al livello della fondamentale, più bassa sarà la distorsione dell'amplificatore e quindi più l'amplificatore sarà fedele al segnale che gli è arrivato in ingresso. In particolare poi il valore di THD, quindi Total Harmonic Distortion di un amplificatore, viene ottenuto facendo la sommatoria di tutte le varie armoniche, di cui poi viene calcolata la percentuale in base all'intensità della frequenza fondamentale. Ovviamente in questo caso più il livello di THD percentuale è alto, più l'amplificatore distorce, quindi più l'amplificatore presenta delle armoniche. Un'altra cosa interessante sulle armoniche è che si differenziano in armoniche pari e armoniche dispari. Le armoniche pari sono la seconda armonica, quarta armonica e sesta armonica e così via, cioè le armoniche che hanno una moltiplicazione pari, mentre le armoniche dispari sono la terza armonica, la quinta armonica, la settima armonica e così via, cioè le frequenze che hanno un moltiplicatore dispari. Ecco, la differenza è abbastanza importante perché il nostro orecchio percepisce in modo molto più fastidioso le armoniche dispari rispetto a quelle pari. Bene, dopo questa introduzione teorica alla distorsione siamo pronti a vedere qualche grafico. Prima di tutto però voglio spiegare come sono stati ottenuti questi grafici che vi sto mostrando. Per prima cosa viene collegato l'amplificatore a un carico fittizio, in questo caso è una banale resistenza da 4 ohm che simula praticamente la resistenza di un altoparlante. In realtà gli altoparlanti non hanno solo una componente resistiva ma hanno anche una componente induttiva e capacitiva, ma per semplificare le prove, per fare questi grafici universalmente si utilizza un carico puramente resistivo, in questo caso una resistenza da 4 ohm. Ovviamente poi questi grafici devono essere fatti a una frequenza fissata e ad una potenza fissata uguale per tutti gli amplificatori. Ovviamente variando la frequenza la distorsione potrebbe variare e inoltre variando la potenza la distorsione varia. Infatti quando si arriva al limite della potenza dell'amplificatore la distorsione cresce esponenzialmente. In questo caso ho scelto di tenere una potenza fissata di 5 watt, che è diciamo una potenza che viene utilizzata normalmente quando si ascolta la musica, e una frequenza di 1 kHz, in realtà 1030 Hz, ho scelto questi 30 Hz in più per non avere le linee sovrapposte alle linee del grafico per chiarezza, ma di solito si utilizza 1 kHz appunto per andare a misurare la distorsione. Quindi, come possiamo vedere, nel grafico abbiamo la frequenza fondamentale che arriva fino alla cima del grafico e arriva in realtà fino a 13 dB, che però non si vede, e che è a 1030 Hz. Poi abbiamo un fondo di rumore, in realtà è un valore medio del rumore, quindi rumore molto attenuato appunto per andare a vedere la distorsione, e quindi abbiamo questo fondo di rumore che è a 109 decibel rispetto alla frequenza fondamentale. E poi se ci spostiamo a destra della frequenza fondamentale di 1 kHz troviamo la seconda armonica che è poco dopo i 2 kHz ed ha una differenza rispetto alla fondamentale di 106 decibel. Ci spostiamo poi alla terza armonica e qui troviamo che la terza armonica ha una differenza di livello di 95 decibel. Poi andiamo a vedere la quarta armonica, abbiamo 103 decibel, la quinta armonica è talmente bassa che si sovrappone al fondo di rumore e poi abbiamo la sesta armonica che è anch'essa di 106 decibel. La settima armonica e così via poi vengono nascoste dal fondo di rumore. Andando poi a fare la sommatoria di tutte queste distorsioni e calcolando la percentuale otteniamo una THD, come segnato in alto a sinistra, dello 0,00416%. Quindi le performance di questo amplificatore, che come vedete a destra è il Fosi Audio BT30D Pro, sono veramente ottime. Infatti abbiamo una distorsione veramente bassissima. Visto che non volevo mostrarvi solo classe D che ho provato, ma volevo darvi qualche metro di paragone, ho deciso di misurare la distorsione anche di un NAD C316, che è un amplificatore in classe AB di medio livello della NAD di qualche anno fa. E come possiamo vedere qui abbiamo un fondo di rumore di 110 dB e anche qui abbiamo la frequenza fondamentale a 1030 Hz. Come possiamo vedere però rispetto al grafico precedente abbiamo molte frequenze in più oltre alla frequenza fondamentale e alle armoniche. Queste sono delle semplici interferenze che si sovrappongono al rumore di fondo dell'amplificatore. Possiamo vedere che come nel caso del Fosi
La seconda armonica è minore rispetto alla terza armonica e in particolare abbiamo una seconda armonica che ha una differenza di 104 decibel rispetto alla fondamentale, una terza armonica con 93 decibel, una quarta armonica che sparisce nel fondo di rumore, una quinta armonica che ha 107 decibel, una sesta armonica a 108 decibel e poi anche qui troviamo delle varie interferenze che sono presenti nel segnale di uscita che però non fanno parte della distorsione. Andando a calcolare la THD otteniamo un valore di 0,00458% che è leggermente superiore ma di poco al FOSI BT30D Pro. Quindi possiamo dire che questi piccoli amplificatori in classe D economici a livello di distorsione non hanno nulla da temere in confronto a anche amplificatori in classe AB. Questo dimostra che non è importante il tipo di classe o non c'è una classe A, B, D superiore e una inferiore. Tutto sta nella parte di progettazione del circuito e nella qualità dei componenti utilizzati. Passiamo ora a vedere la distorsione della IMA A07 Pro. In questo caso abbiamo un fondo di rumore a 109 decibel, poi una seconda armonica molto bassa a 107 decibel, una terza armonica a 92 decibel, una quarta armonica a 105 decibel, quinta armonica a 104 decibel, sesta armonica a 105 decibel, settima armonica a 108 decibel. In totale otteniamo una THD, una distorsione dello 0,00534%. Anche qua abbiamo un'ottima distorsione. Stiamo parlando di percentuali veramente molto basse. I valori sono molto simili al FOSI BT30D Pro, infatti utilizzano lo stesso chip, il TPA3255, e notiamo delle leggere differenze che possono essere dovute al fatto che ogni chip è diverso, nel senso che quando vengono realizzati i chip non sono tutti perfettamente uguali. E poi ci sono anche delle differenze dovute all'alimentazione che viene utilizzata e anche alla topologia del circuito che sta vicino al chip. Andiamo a vedere infatti ora come si comporta un altro chip di amplificazione, in particolare il TPA3116D2, sempre di Texas Instrument, andando a vedere le performance dell'SMSL A50. Anche in questo caso, come nel NAD, oltre alla fondamentale e alla distorsione, troviamo altre frequenze che sono delle piccole interferenze che provengono appunto dall'amplificatore. Anche qui abbiamo un fondo di rumore medio di 110 decibel, mentre abbiamo la seconda armonica a 91 dB, la terza armonica a 84 decibel, la quarta armonica a 102 decibel, la quinta armonica a 85 decibel, la sesta armonica a 103 decibel e la settima armonica a 91 decibel. Andiamo quindi a calcolare la THD totale e otteniamo un valore di 0,0190%, che è comunque un ottimo valore di distorsione. Andiamo ora a misurare anche le performance degli amplificatori che hanno lo stadio pre a valvole, che per loro natura ovviamente avendo le valvole diciamo che sono un po' più critici, perché le valvole anche loro introducono della distorsione. In particolare, a differenza degli amplificatori che abbiamo visto finora, dove la maggior parte delle armoniche che erano introdotte erano le armoniche dispari, quando andiamo a parlare di valvole, la maggior parte delle armoniche che vengono introdotte di solito sono le armoniche pari, il che è un vantaggio. Infatti, come dicevo prima, le armoniche pari sono molto più piacevoli, più gradevoli, sono meno fastidiose rispetto alle armoniche dispari. Andando ad analizzare il grafico della IMA T9 Pro, infatti vediamo che abbiamo la seconda armonica che ha 67 decibel di differenza rispetto al valore della fondamentale, quando invece nei grafici precedenti stava sui 90-100 decibel. Notiamo però che la terza armonica, la quarta armonica e la quinta armonica, e così via anche la settima e l'ottava, sono praticamente nascoste dal fondo di rumore da quanto sono basse a livello di intensità e si nascondono sotto al fondo di rumore di 110 decibel. L'altra unica armonica che riesce a superare il fondo di rumore è la sesta armonica che ha un valore di 108 decibel. Quindi in questo caso abbiamo una discreta seconda armonica, ma abbiamo praticamente tutte le altre armoniche inesistenti, non abbiamo armoniche dispari che riescono a superare il fondo di rumore. Ovviamente quando andiamo a calcolare la THD totale, questa seconda armonica è abbastanza intensa, fa sì che otteniamo una THD dello 0,0495%, circa una THD 10 volte superiore a quella del NAD e anche dai due dispositivi che utilizzano il TPA3255, senza le valvole.
La differenza di vedere però un grafico del genere rispetto a fermarsi al solo numero di percentuale di THD ci permette di capire che in questo caso abbiamo una sola armonica, in particolare un'armonica pari, quindi ad orecchio meno fastidiosa rispetto a un'armonica dispari. Le performance peggiorano invece quando andiamo ad analizzare la IMA T9, che è la versione base del T9 Pro. Il T9 Pro infatti è l'evoluzione di questo AIMA T9 e diciamo che l'evoluzione è stata fatta molto bene e la differenza si vede. Infatti qui abbiamo più distorsione e soprattutto abbiamo anche una distorsione di armoniche dispari. Abbiamo la seconda armonica a 56 decibel di differenza dalla fondamentale, poi la terza armonica a 53 decibel, la quarta armonica a 89 decibel, la quinta armonica a 73 decibel, la sesta armonica a 101 decibel, la settima armonica a 82 decibel e poi abbiamo anche delle armoniche che vanno avanti fino alla decima, undicesima. Calcolando la THD otteniamo un valore di 0,427% e qui abbiamo una distorsione 10 volte maggiore rispetto al T9 Pro e 100 volte maggiore rispetto agli altri amplificatori che abbiamo testato. E 0,427% è una distorsione abbastanza alta per un amplificatore. Rimane comunque però una distorsione che a parer mio è difficile da cogliere ad orecchio, magari forse su alcune frequenze con alcuni altoparlanti particolarmente rilevatori su queste frequenze si riesce a percepire questa distorsione perché, ripeto, l'orecchio umano non è così abile nel capire e nel recepire la distorsione, ecco. Bene, abbiamo visto come si comportano a livello di distorsione un po' i vari amplificatori che ho testato sul canale, almeno quelli che avevo disponibili qui su cui potevo fare queste misurazioni. E adesso, sperando di non avervi annoiato troppo, vi spiego brevemente cos'è un altro tipo di distorsione, in particolare la distorsione di intermodulazione, chiamata IMD. Questa distorsione si presenta quando all'amplificatore non forniamo più solo una sola frequenza fondamentale, ma andiamo a fornirgli più frequenze, una frequenza F1, F2, F3, F4, F5. Cosa succede? Che oltre alle armoniche di tutte queste frequenze, si vengono a formare in uscita altre frequenze, in particolare saranno la somma tra le varie frequenze fondamentali che vengono date, quindi avremo una frequenza F1 più F2, a una frequenza F1 più F3, ma anche a una frequenza F1 più una armonica della frequenza F2 per esempio, quindi abbiamo tutta una serie di altre frequenze che vengono prodotte in uscita. Quindi anche in questo caso maggiore sarà l'intensità di queste frequenze che vengono prodotte, maggiore sarà la distorsione di intermodulazione e peggiore sarà la qualità dell'amplificatore sostanzialmente. Quindi ho eseguito questa misurazione agli amplificatori che abbiamo visto precedentemente. Per prima andiamo a vedere la distorsione di intermodulazione del NAD che useremo come riferimento e possiamo vedere la curva in blu, vediamo i vari picchi che arrivano fino alla cima del grafico, che sono i vari toni che sono stati introdotti nell'amplificatore, da 100 Hz fino a 20 kHz abbiamo vari toni. L'intensità di questi toni è uguale per tutti ed è di 0 dB, quindi 1 volt in uscita, sempre su un carico da 4 ohm, e possiamo vedere che il NAD si comporta veramente molto bene. Infatti abbiamo un picco diciamo di distorsione vicino ai 20 kHz che è di circa meno 75 decibel. La distorsione di intermodulazione è molto bassa, infatti vediamo che il fondo del grafico è molto pulito, è quasi tutto rumore, abbiamo pochissime frequenze che sono frequenze di distorsione di intermodulazione. Andiamo poi ad aggiungere in rosso il grafico relativo alla IMA 07 Pro. Possiamo vedere che il comportamento è molto simile a quello del NAD, tranne forse per le frequenze basse dai 100 al kHz, dove la distorsione di intermodulazione è leggermente maggiore, ma si assesta anche lei intorno ai meno 79 decibel, quindi molto buona. Aggiungiamo poi in viola il Fosi BT30D Pro, anche lui si comporta molto bene, distorce leggermente un po' di più sull'estremo acuto, dai 10 kHz in su, arriviamo circa a meno 69 decibel. Andiamo a vedere poi l'SMSL A50, in questo caso abbiamo un leggero peggioramento dai 5 kHz in su, e a queste frequenze infatti la distorsione di intermodulazione aumenta e arriviamo a circa meno 55 decibel. In giallo vediamo poi la distorsione di intermodulazione della IMA T9 Pro,
vediamo che aumenta la distorsione di intermodulazione su tutta la fascia di frequenze e rimane però abbastanza costante su tutto lo spettro e ha un valore di circa meno 65 decibel. La situazione peggiora parecchio quando andiamo a vedere la distorsione di intermodulazione della IMA T9. In questo caso vediamo che la distorsione è molto maggiore rispetto a tutti gli altri e aumenta anche dai 2500 Hz in su. Arriviamo a circa meno 50 decibel di distorsione. Bene, spero che questo video diverso dal solito vi sia piaciuto comunque. Ho deciso di portare questo video prima delle prossime recensioni perché nelle prossime recensioni introdurrò questo tipo di misurazioni e non mi andava di introdurle in una video recensione, ma ho voluto fare un video apposito visto che non sono delle cose banali, anzi sono degli aspetti piuttosto complicati. Spero di essere stato abbastanza chiaro in questo video e se non avete capito qualcosa o se avete delle altre domande potete scriverlo tranquillamente nei commenti e cercherò di rispondervi. Vi ricordo che se volete andare a acquistare uno di questi amplificatori o anche altri che ho testato sul canale potete passare attraverso il link Amazon che trovate in descrizione al video. In questo modo per voi il prezzo non cambia di un centesimo, ma Amazon mi riconoscerà una piccola percentuale che potrò utilizzare per aumentare la qualità del canale. Se volete supportarmi vi chiedo di lasciare un like al video e di condividerlo se vi è piaciuto e vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Grazie e al prossimo video.